Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 139. Calcante, l'indovino. A sostegno delle forze achee, all'assalto di Troia, c'è Calcante, l'indovino. Come hai sentito in molte puntate precedenti a questa, Calcante entra in gioco in più occasioni. È una specie di voce che attiva l'azione dei greci. A più riprese e a più voci viene definito come il troiano rinnegato, e con causa. Calcante, all'inizio della nostra storia, vive a Troia e serve Priamo. I suoi poteri sono dedicati alla conservazione della sicurezza della imprendibile e ricchissima città. L'arrivo annunciato della regina di Sparta con il principe Paride mette in subbuglio l'intera corte. Tutti hanno già ben chiaro in mente quanto difficile sarà uscire indenni dall'intricato ginepraio in cui la schiatta di Priamo è stata fatta precipitare da quel rapimento. Ti ho accennato diverse puntate fa al primo incontro effettuato a Troia tra gli emissari achei e la corte di Priamo. Questo primo abboccamento non è andato a buon fine per diversi motivi. Priamo ha apostrofato in malo modo Palamede e il suo seguito per l'alterigia dimostrata durante gli incontri. Ecco cosa è successo. Odisseo, che fa parte della delegazione, chiede a Palamede di poter parlare alla nobiltà troiana per convincerla a restituire Elena a Menelao. Egli afferma di avere buone argomentazioni per persuadere Priamo. Palamede, che è il capo della delegazione, è di tutt'altra opinione. I troiani hanno commesso un torto alla Grecia intera, c'è ben poco da persuadere. I fatti parlano da soli. Paride ha agito come un lupo ingannando l'ospite e derubandolo dei beni e della sposa. Nel suo parlare, Palamede, che pensa sa di avere la ragione dalla sua, come spesso accade a chi si trova in una situazione simile, esagera con le parole. Senza mezzi termini, impone a Priamo di restituire quanto prima la regina rapita e minaccia che, in caso venisse declinata la sua pacifica richiesta, la popolazione troiana e il re stesso dovranno prepararsi ad assaggiare il sapore delle lame achee. Il poco accorto e men che meno diplomatico parlare di Palamede irrita Priamo, che, come sai, gli risponde a tono e lo rimanda in Grecia, come si dice, con le pive nel sacco. Chi è maggiormente infuriato con Palamede, però, è Odisseo, che per un attimo ha pensato di intervenire e parlare invece di Palamede e portare in Grecia la promessa di restituzione di Elena. Già pregustava in quel momento un veloce ritorno in patria. Palamede, ahimè, ha infranto questo bel sogno del re di Itaca con il suo atteggiamento tutto d'un pezzo. Un altro cucchiaio di veleno che Odisseo deve mandare giù. Giura dentro di sé che avrà la sua vendetta su Palamede. Presto o tardi, ma l'avrà. Sul suo viso, però, nulla traspare delle sue intenzioni. Egli nutre il suo rancore nel profondo. Calcante, in piedi, seminascosto dietro al trono di Priamo, è stato silente testimone di questi scontri verbali.
Il suo volto è rimasto imperturbabile durante l'intero parlamentare. Egli tiene i suoi pensieri per sé. Ad un cenno dell'anziano re, l'indovino si fa avanti e si inginocchia. Sa già cosa gli ordinerà Priamo. La mattina seguente, mentre gli Achei scornati stanno preparando le navi per il ritorno in patria, una veloce vela troiana prende il largo e scompare in breve all'orizzonte. Su questa piccola imbarcazione viaggia Calcante in direzione del sacro tempio di Delfi. Priamo lo ha inviato a chiedere la parola della Pizia, la sacerdotessa di Apollo. Pur fidandosi del dono di Calcante, Priamo preferisce sentire anche Delfi. Tempi difficili si preparano per le sue terre. Avere un contatto anche con il dio Apollo non potrà fare che bene. Occorre prepararsi ad affrontare le nuove sfide. Dopo un lungo viaggio, superato il Parnaso, Calcante giunge a Delfi. La Pizia conferma i dubbi che già l'indovino covava nel petto. Troia cadrà. A dispetto dei desideri dello stesso Apollo, è destino che le meravigliose mura di Ilio si sgretolino sotto il bronzo acheo. Calcante dovrà unirsi alle forze greche per fare in modo che questo destino abbia il proprio compimento. Egli altrettanto si impegnerà per fare in modo che sempre i comandanti e i soldati greci rimangano concentrati sul loro scopo. Questo è il pronunciamento della sacerdotessa di Apollo. Uscito dal tempio, Calcante con decisione raggiunge le forze achee e riesce a mettersi in contatto con Achille, al quale giura solennemente fedeltà. Con la protezione del Mirmidone, Calcante si avvicina alle grandi sfere del potere. Agamennone lo nomina come collaboratore importante nella sua cortissima catena del comando. Il grande re arriva a fidarsi, si può dire ciecamente, delle sue parole, fino ad accettare il pensiero di dover sacrificare la vita della giovane figlia, Ifigenia, affinché la guerra possa avere inizio. Calcante rappresenta uno di quei cardini grazie ai quali la storia che stiamo raccontando si muove. È lui che guida la flotta verso Troia, o secondo altri è lui che conferma l'esattezza della rotta per Ilio disegnata da Telefo, il magnifico figlio di Eracle. È lui che interpreta l'episodio del serpente che divora un nido di uccellini in plumi e la loro madre, vaticinando la durata dell'intera guerra. È lui che richiama in gioco l'arco di Eracle e le sue frecce. Indispensabili per la conquista di Troia, queste armi le ha con sé Filottete di Magnesia, come qualche puntata fa abbiamo sentito. I suoi interventi, le sue parole e i suoi vaticini portano, in situazioni via via sempre più sanguinose, alla vittoria achea e alla conseguente caduta di Troia. Facciamo perciò un bel salto in avanti, nel tempo, per ritrovare Calcante in procinto di lasciare le sponde della Frigia per ritornare in patria. Sopravvissuto a intrighi e scontri, Calcante, ormai vecchio e consunto, è a conoscenza che la sua clessidra sta per esaurire la sabbia. E poi egli conosce già il suo destino. Il suo fato è di morire il giorno in cui incontrerà un veggente più saggio di lui. Questo lo lascia abbastanza tranquillo riguardo al suo continuare a vivere ancora, in quanto ha perfetta consapevolezza della sua comprovata dote di vaticinatore. Ma quel giorno fatalmente arriva. E come sempre, prima di quando uno se lo aspetta. Alla partenza da Troia esplodono dissapori tra Menelao e Agamennone.
il grande condottiero dell'armata achea decide di rimandare tutto dopo aver eseguito dei sacrifici per calmare l'ira di Atena. La dea, infatti, dopo averli appoggiati per tutto il tempo della guerra, ora ha voltato loro le spalle a causa di un sacrilego comportamento di cui ti parlerò. Calcante, con un altro veggente, Anfiloco, e Podalirio, uno dei due grandi medici, figli di Asclepio, vista la situazione, preferisce evitare di solcare un mare che da un momento all'altro per potere divino potrebbe diventare tempestoso. Meglio tornare con calma via terra. Calcante purtroppo non arriverà a Micene. Giunti a Colofone, Calcante incontra Mopso, l'altro grande indovino della sua epoca. È destino che i due si scontrino. Bisogna stabilire chi dei due è il più veridico e accurato nella preveggenza. Mopso, fratello di Anfiloco, è figlio di Apollo di Manto, la indovina figlia del cieco Tiresia, il più grande veggente mai esistito. A Colofone si trova un fico selvatico, gigantesco, con i frutti pronti per essere colti. Calcante sfida Mopso a indovinare il numero esatto dei fichi che verranno tratti da quella pianta. Mopso, per nulla impressionato, chiude gli occhi. Preferisce inquadrare la pianta usando lo sguardo interiore piuttosto che affidarsi alla fallacia della vista. La sua risposta è inquietante. 10.000 fichi, che poi verranno messi in uno staio che avrà quel certo peso e infine, nonostante si sarà cercato in lungo e in largo di raccogliere tutti i frutti, una volta dichiarata terminata la raccolta, verrà individuato un unico fico ancora appeso ad un ramo. Questa veridica predizione, così accurata, si può dire al grammo, impressiona Calcante, il quale con imbarazzo si ritrova lui ora ad essere sfidato da Mopso. Questi risponde alla sfida, dando all'avversario un compito coi numeri di certo più ridotti. Indicando una scrofa gravida, Mopso chiede a Calcante di predire il numero e il sesso dei nascituri. Calcante, senza quasi pensarci, a gran voce conferma che nasceranno 8 maialini, tutti maschi, tra 8 giorni da quel momento. C'è chi dice che Calcante l'abbia sparata grossa, nella speranza che la scrofa partorisse qualche giorno dopo, in modo tale da riuscire a levare le tende da Colofone prima di vedere errata la propria predizione. Mopso ride. Ma che, mio caro Calcante? I maialini nella scrofa sono 3, 2 femmine e un maschio, e nasceranno domani, a mezzodì, non un minuto prima né un minuto dopo. L'accuratezza nelle previsioni nella prima sfida come nella seconda porta Mopso ad essere dichiarato vincitore. Nel momento in cui il figlio di Manto alza le braccia al cielo in segno di vittoria, Calcante, disteso nella sua tenda, per il dispiacere di aver perso la gara, muore di crepacuore. Calcante viene sepolto presso la località di Nozio e da morto continua a vaticinare in un santuario sul monte Drio, santuario eretto in memoria di Podalirio, ritiratosi dopo la guerra di Troia in quelle terre. Ci sono altre versioni della morte di Calcante, ma quella che preferisco, oltre alla sfida con Mopso, è questa. Calcante, ormai vecchio, decide di spingere la sua vista in avanti fino ad individuare il giorno della sua stessa morte. Egli si prepara, perciò, ben vestito quel giorno, tutto curato e pettinato, e attende pazientemente l'ora della sua morte.
sarà di mattina? No, il cuore batte forte, nessun problema al respiro. Neanche al pomeriggio Thanatos, la morte, si fa vedere. La giornata passa lenta, con Calcante che attende con sempre maggiore ansia e trepidazione il momento fatale. Ma anche la sera trascorre serena e lieta, senza alcun malessere, nemmeno un colpo di tosse o un giramento di capo, nulla. Sconsolato, Calcante guarda le stelle della notte che si accendono nel cielo. Che sia riuscito, prevedendola, a sfuggire alla propria morte? No, non è verosimile questo. Possibile che abbia sbagliato, ma proprio su una questione per lui così importante, la propria morte. E se fosse proprio così? Che buffo! La sua preveggenza ha determinato le scelte di 1000 altre persone e ora, quando si tratta di lui, i suoi poteri lo ingannano? Calcante trova così strana e buffa questa incomprensibile situazione che inizia a ridere, quasi istericamente, sempre di più. Ad una risata ne segue una di maggiore intensità. Calcante, tutto preso dalla ilarità delle sue considerazioni, non riesce a fermarsi e nemmeno a calmarsi, e così muore. C'è chi giura di aver visto il viso di Calcante illuminarsi mentre esalava l'ultimo respiro. Resosi conto di stare per morire, l'indovino pare abbia sorriso ancor di più e abbia pronunciato, tra un singulto di una risata e l'altra, una breve frase: «Non mi sono ingannato, non mi sono ingannato». E così, qualche attimo prima della mezzanotte, l'anima dell'indovino di Agamennone scende all'Ade. Calcante è riuscito ad essere accurato nella sua preveggenza ancora una volta, per l'ultima volta nella sua vita. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.